Benvenute, benvenuta o benvenuto a questo nuovo appuntamento con Shiva Shakti TV. Con questo video inizieremo una serie di appuntamenti che tratteranno gli Yoga Sutra di Patanjali. L'Astanga, cioè le 8 membra degli Yoga Sutra, verranno trattati singolarmente in modo da poter dare una spiegazione interessante ed esauriente della loro applicazione nel sentiero spirituale. Spero che questo video possa essere di vostro interesse. Se è così, vi prego di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Questo ci consente di avvisarvi quando ci sarà un nuovo video su questo canale. Grazie. Gli Yoga Sutra, scritti da Patanjali, un saggio di cui abbiamo poche informazioni biografiche. Gli studiosi indicano la sua nascita tra il secondo secolo a.C. e il IV secolo d.C. Scrive gli Yoga Sutra in cui indica 8 passi fondamentali del sentiero spirituale, anche chiamati Astanga, cioè 8 membra dello yoga. Questi passi sono la somma delle conoscenze dello yoga riassunte in tappe fondamentali per l'evoluzione spirituale. Questi comprendono yama, cioè le condotta etica e morale da seguire, che si dividono in ahimsa, che è la non violenza, satya, la verità, asteya, astensione dall'appropriarsi delle cose altrui, brahmacharya, la castità, e poi aparigraha, non possesso, seguito da niyama, che sono le prescrizioni religiose o regole di autodisciplina e osservanze. Anche queste si dividono in shauka, che la purezza sia interiore che esteriore, santosha, la contentezza, tapas, ascesi o sacrificio, swadhyaya, studio delle scritture, pratica del japa yoga o del canto dell'Om o dell'utilizzo della tecnica di preghiera ripetuta come il rosario, Ishvara Pranidhana, che è la completa dedizione a Dio. Questi vengono seguiti poi da asana, che è la corretta postura, pranayama, controllo dell'energia vitale, pratyahara, che è ritirare l'energia dai sensi, dharana, la concentrazione, dhyana, la meditazione, e samadhi, estasi o unione con Dio. Tratteremo ognuno di questi punti singolarmente nei prossimi video. Vorrei però introdurre gli 8 passi degli Yoga Sutra complessivamente, cercando di spiegare alcune informazioni che devono essere tenute presenti nel mentre analizzeremo gli Yoga Sutra. Primo, gli Yoga Sutra non sono un percorso lineare, rappresentano un po' quello che è la forma del DNA, cioè una scala a elica. Andando a sperimentare gli 8 passi, cambiamo lo stato di coscienza. Quando lo stato di coscienza si modifica anche la percezione degli 8 passi. Quindi l'applicazione di yama e niyama, che sono i 2 passi fondamentali, cioè le cose da fare e ciò che non è da fare, cambia a seconda dello stato di coscienza. Si approfondiscono le condizioni in cui possiamo applicare correttamente queste informazioni, questi precetti. Allo stesso modo anche asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana ci portano a
fare un salto di coscienza durante la pratica. Quindi ogni volta che miglioriamo la nostra comprensione degli 8 passi, noi andiamo ad approfondirne anche la pratica. Quindi è un percorso circolare, si ritorna all'inizio ogni volta che si è compiuto un percorso che ci ha fatto evolvere mentalmente, spiritualmente, energeticamente. Un'altra informazione da tenere presente nella pratica degli 8 passi è che essi sono legati a una condizione energetica particolare. Il controllo dell'energia, pranayama, influenza ognuno degli 8 passi, ma così anche la pratica della meditazione. Un progresso in uno dei passi degli Yoga Sutra porta a un miglioramento nella pratica degli altri. Infine, la pratica degli Yoga Sutra consente di andare a risvegliare Kundalini, il percorso tipico del Tantra, ma anche dello yoga, nel risvegliare l'energia nella colonna vertebrale, farla risalire lungo i chakra e arrivare dunque all'espressione di una coscienza superiore in cui possiamo manifestare la nostra unione con il divino, è ben sommarizzata da questi 8 passi. La pratica di ciascuno di essi è un tassello fondamentale per costruire un sentiero spirituale di successo. Quindi analizzeremo poi individualmente ognuno degli aspetti in modo da poter approfondire la conoscenza, le richieste che ogni passo propone e come effettivamente andare a comprendere la profondità e la complessità di ogni elemento. Secondo la tradizione, ogni anga, cioè ogni membra, ha una sua parte esterna e una sua parte interna. Questo significa che c'è un aspetto facilmente comprensibile di ogni norma e di ogni passo che verrà spiegato e un aspetto più profondo, meno appariscente, ma allo stesso tempo molto importante per essere compreso e adeguatamente praticato. Cercheremo di andare a toccare ogni aspetto, anche i più profondi, in modo da dare una visione, un darshan di questa pratica in modo più concreto, più profondo. Mi auguro che sarete interessati ad approfondire gli argomenti che tratteremo in questa serie di video che seguiranno a quello attuale con cui presentiamo questo lavoro. Seguiteci, continuate a seguirci. Lo Yoga Sutra è una delle scritture fondamentali per chiunque pratica lo yoga. La sua comprensione aprirà nuovi orizzonti e consentirà sicuramente un migliore avvicinamento alla parte più esoterica e profonda dello yoga. Per adesso vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e spero di rivedervi al più presto su questo canale. Namaste!